Chi dice che la trazione anteriore deve avere massimo 350 cavalli scagli la prima pietra. Io intanto oggi proverò una Seat Leon Cupra con preparazione APR Stage 3+, da 500 cavalli, ma prima scopriamola dei dettagli. La Seat Leon Cupra monta la motorizzazione 2000 TSI di piattaforma MQB da 300 cavalli con turbina di base IS38, ma ovviamente avendo montato il kit Stage 3+ di APR è stato sostituito il turbo. Il turbo è un EFR 7163 con specifiche costruttive di APR abbinato al downpipe APR e allo scarico centrale e finale non silenziato. Ovviamente abbiamo aspirazioni in carbonio, un intercooler full alluminio marcato sempre APR e dal lato alimentazione, cosa principale per avere tantissimi cavalli, pompa alta pressione e pompa a bassa pressione nel serbatoio. Continuiamo ancora con il recupero degli oli, fondamentale per avere un'ottima efficienza e soprattutto non rimandare l'olio in aspirazione, e passiamo poi al lato assetto. Per l'assetto è stato soltanto sostituite le molle con delle APR. Per quanto riguarda cerchio e impianto frenante abbiamo un cerchio OZ alleggerito che pesa soltanto 6,5 kg, da 17 ovviamente. L'impianto frenante è stato sostituito con un monopompante della GTI con disco da 340 mm per abbassare il peso delle masse rotative. Ovviamente l'autovettura è stata alleggerita all'interno, sono stati sostituiti i sedili con degli OMP, è stato svuotato tutto il vano posteriore dell'autovettura, così ad arrivare ad un peso in ordine di marcia di 1240 kg. L'autovettura ha una preparazione ovviamente utilizzabile principalmente per la pista e gare di accelerazione, ma con le dovute omologazioni possiamo utilizzarla tranquillamente in città per il tragitto casa-lavoro e poi scatenarci in pista schiacciando tutto l'acceleratore. Ora farò due chiacchiere con il proprietario Giuseppe e mi dirà perché ha scelto APR e perché ha effettuato la massima preparazione disponibile oggi sul mercato per la piattaforma MQB 2000. Allora Giuseppe, dimmi perché hai scelto la Leon Cupra e perché hai fatto una preparazione con APR. Allora, perché già vengo da un'operazione passata, da circa 7 anni a questa parte con APR, mi sono trovato benissimo su affidabilità, prestazioni, quindi un'ottima preparazione per ex uso daily, attualmente per uso pista, questo nuovo progetto, e con il dealer ho continuato comunque questo progetto e ho scelto sempre la Seat Leon in quanto la casa Seat Volkswagen mi è sempre piaciuta e quindi mi mantengo sul gruppo VAG. Soprattutto la Seat Leon miglior rapporto costo d'acquisto prestazioni, sì, esatto, perché alla fine è un S3 con giusto qualche variante agli interni. Infatti sì, abbiamo fatto delle verifiche, esattamente è un Golf R sì, travestito da trazione anteriore, ma che con soli 37.000 euro oggi è possibile acquistarlo e non con più soldi. I soldi di differenza li hai investiti nella preparazione. Esatto. Comunque la cosa più importante ora è provare l'autovettura, quindi Giuseppe saliamo a bordo e farmi sentire veramente questi 500 cavalli giornalieri. Va bene. Andiamo. Eccoci qui a bordo di questa bellissima Seat Leon Cupra, ovviamente preparazione APR Stage 3+ con kit APR, la macchina è totalmente APR. Il proprietario Giuseppe mi ha dato la grande possibilità di provare questa autovettura che sinceramente non si trova, giusto Giuseppe? In Italia non ce ne sono con questa preparazione di Leon Cupra. Completa, full, siamo stati i primi attualmente. Quindi diciamo è una preview dell'autovettura Stage 3+ ufficiale APR. Esatto, macchina ufficiale APR che rappresenta appunto il dealer di APR NTS di Caserta, in questo caso Sud Italy. Allora, io spiego facilmente, l'autovettura è super ufficiale perché APR parte dal primo posto dall'affidabilità, dalle prestazioni e soprattutto l'efficienza. Esatto, infatti ti danno parecchie configurazioni, infatti la macchina essendo una dealer praticamente da tutti i giorni ti dà una possibilità, nonostante un kit molto performante che si può utilizzare anche per uso pista, parte da una potenza di 470 cavalli con la 95 ottani, figuriamoci, quindi la benzina normale di pompa, la super normale 95 ottani già ti dà 470 cavalli e poi man mano mettiamo una benzina più prestazionale, quindi va più ottani e più saliamo di cavalli, ma vertiginosamente, perché arriviamo con una 100 ottani già siamo 500 cavalli, 500 però cavalli possiamo fare qualcosa in più, non abbiamo ancora
ancora misurata, ma 500 cavalli ci sono tutti quanti, abbiamo fatto dei controlli su strada e abbiamo visto che c'aveva quasi 502-503 cavalli, quindi siamo veramente pieni. Mannaggia non si può descrivere. Ho provato altre autovetture, ma questa qua veramente va veramente forte. Un attimo di curva che stava con la seconda marcia, vabbè. Allora, nulla contro le mappe custom, che io sì, le consiglio, perché chi vuole una cosa personalizzata si deve affidare al custom, cioè non è che diciamo che non è buono. Il custom, se il preparatore è buono, la mappa la sa fare bene, però APR vuole un prodotto plug and play, carica e parti. In 10 minuti di caricamento c'è una macchina che fa una trasformazione radicale, rimanendo per esempio ai stage 2, quelli là che lasciano il turbo originale. Infatti. Questa qui è una piattaforma MQB, il motore è sempre il 2000 TSI con base turbina IS38 da 300 cavalli o 310, è sempre la stessa cosa, esatto. E ha un potenziale enorme, proprio il monoblocco 500-600 cavalli tranquillamente, che gli altri costruttori se li sognano, sinceramente, infatti. Nulla contro le altre. Noi non abbiamo fatto altro che acquistare un kit completo, che montarlo e che consiste in turbo collettore più tutto il contorno con alta pressione e bassa pressione che io già ho spiegato prima. Esatto. Carichi il file, parti. Esatto. Giusto? Le migliorie sono state fatte anche al monoblocco, ma tutto di APR parliamo. Quindi comunque senza dare, diciamo, oltre per quanto riguarda le potenze che possono sollecitare appunto il monoblocco, però comunque APR si mantiene veramente in gran forma e ti dà piena affidabilità. Questa è una cosa importante. Quindi APR plug and play. Comunque adesso puoi accelerare un po'. No, non ci stanno proprio parole. Mannaggia. No, è proprio un mostro. Complimenti a Pierre, a Giuseppe e a Luciano, che a seguire anche Francesco a curare i dettagli, ma la macchina è un mostro. Con la 180 anni, stiamo girando con la 180 anni, con la E85 abbiamo un guadagno del 20% circa. No, è qualcosa anche di più. Figuriamoci proprio se non ci sta. No. Mannaggia. No, è spettacolare proprio. Abbiamo tanta coppia. La cosa più importante, l'erogazione. L'erogazione è lineare, non abbiamo quel turbo lag, nonostante il turbo è un big turbo. Sì, una 7163 FR Borg Warner. Specifica proprio APR, perché è una twin scroll, non è la single scroll che montavano spesso sui TFSI. Twin scroll, e APR ha lavorato molto su questo, che è quello appunto di dare una Westgate pneumatica turbo smart dual port, che funziona anche da esterna e migliora così anche i gas di scarico in uscita da parte del turbocompressore, e rendendolo anche più affidabile per le temperature. Poi la 71 è stata comunque lavorata da APR, quindi personalizzata su scarica e aspirazione, quindi è una 71 diciamo personale di APR, che comunque è una turbina che fa 66 libbre al minuto dichiarata da APR, parliamo quindi di 660 cavalli di portata massima, e una coppia che va da circa 640 Nm di coppia, può salire fino a 80 kg di coppia, con le 85 però parliamo, Mamma mia! E ricordiamo anche i tempi principali che fa l'autovettura. Partiamo da un 100-200 in 6 secondi e 2. Allora, precisiamo soltanto che la maggior parte delle autovetture sportive fanno il 0-100 in 6 secondi e 2. Qui facciamo il 100-200, cioè non è che da 0 a 100 ci vogliono 6 secondi e poi per fare il 100-200 un'autovettura di quella ci mette minimo 15, 16, 17 secondi, giusto? Sì, esatto. E poi ce ne mettiamo soltanto 6, cioè avete capito che significa 6 secondi 100, 200. E poi un altro tempo che spesso si prende in considerazione è il 200-250, che autovetture che riescono a fare un 100-200 abbastanza veloce certe volte si perdono sul 200-250, giusto? Sì, esatto, confermo, perché veramente qui invece siamo al contrario, e nel 200-250 riusciamo a recuperare un secondo addirittura, facciamo 5 secondi puliti, 5-1 da 200 a 250 km/h con una velocità di punta di 300, di oltre 300 km/h, quindi parliamo quasi di effettivi, non è di contachilometri, perché il contachilometri supera, si ferma a 300 la lancetta, ma quella di giri va avanti, quindi la velocità sta aumentando, ma tu hai già controllato dal GPS, hai potuto vedere che superava 327 km, cioè siamo a velocità di punta di Ferrari e Lamborghini tranquillamente.
questa è la cosa entusiasmante che siamo riusciti a ottenere. Abbiamo preso spunto da Boba Kettler, con la famosa Golf GT MK1 gruppo VAG, che ha fatto 1240 kg di peso però per 1000 cavalli. Questa è la cosa che siamo riusciti a equiparare, ma non i cavalli, giustamente, però i 500 cavalli si fanno comunque sentire. Giuseppe deve avere tanto coraggio a guidare questa autovettura, perché non è... Sì. Però devo dire che ho provato altre autovetture con meno cavalli, avevano erogazioni un po' più brutali. Questa qui, cioè, a 2000 giri, Sì. parte la coppia e finisce. Sì. Ha un bel full boost, infatti è molto, molto pronta, non ha questo turbo lag, infatti è molto bene sul turbo, ma anche sull'elettronica, molto ben calibrata per avere pochissimo turbo lag, nonostante insomma la potenza del turbo compressore. Infatti APR non ha esagerato con i big turbo, una 71 ha una piccola, non è grossa di aspirazione, infatti, di 71 mm parliamo. Però permette comunque di allungare in velocità finale e di esprimere una potenza giusta per l'MQB. Sì. In questo caso per questa conformazione TFSI. E hai anche un cambio corto, tra parentesi. Sì, un DQ250 a 6 rapporti di ultimissima generazione. Che comunque questa è una versione 3.1 che sarebbe l'ultima evoluzione che il DQ250 ha montato con un differenziato bloccante meccanico della VAC, che porta già di serie la Seat Leon Cupra 300, e quindi sono buoni per quanto riguarda il compromesso, per quanto riguarda la trazione e lo scaricamento della coppia. E i consumi siamo? Allora siamo tra i 13 e i 14 km con un litro, andando a 120 o forse addirittura a 110, qualcosa in meno. E la sesta è corta, non è la settima del DSG mio, che è proprio esatto, lunga. quindi non è una marcia da riposo, però comunque il kit APR completo ti riesce comunque, con la calibrazione fatta bene, a tenere dei consumi diciamo buoni, nonostante la potenza del motore. Un pronto come coppia, risposta e tutto quanto. Se invece ci divertiamo, giustamente abbiamo la risposta diversa, facciamo i 2-3 Io te ho fatto 4, invece tu mi hai detto 2-3 al litro, soprattutto se si porta a 300 giustamente orari. iniettori maggiorati, pompa alta pressione, pompa bassa pressione nel serbatoio. APR, sì. No, e pompa a bassa pressione APR da 480 litri all'ora, 10 bar di pressione benzina. E predisposta per etanolo 85 e pompa alta pressione APR completa. No, l'autovettura merita tutti i complimenti, è l'autovettura più potente che ho provato fino ad oggi. Ti ringrazio. Sono sacrifici, sono no, ma è un'autovettura giornaliera, perché tu adesso stiamo camminando tranquillamente, la possiamo utilizzare. Sì, anche se il destino progetto è per uso track, per uso race, dato che facciamo questa prova, a maggior ragione la macchina è una macchina come da tutti i giorni. E anche se sta in conversione 108 ottani, ma se la dovessimo mettere addirittura in 95 ottani, addirittura va molto meno, ma parliamo di... Però siamo sempre affidabili. Siamo sempre affidabili, parliamo comunque di configurazioni veramente da tutti i giorni. Posso anche farmi 10 corse al giorno in vista a Vallelunga. La macchina giustamente va a tagliare quando sta alta di temperatura, perché l'elettronica su questa autovettura sviluppata da PR è sempre sulla sicurezza, quindi se non c'è temperatura olio abbassa, se c'è troppo surriscaldamento abbassa. Esatto. Ecco, stiamo provando questa bellissima, velocissima, è un mostro di Seat Leon Cupra. Mannaggia. No, un mostro. Basta. Questo è quello che capace. Sì, purtroppo facciamo molta velocità, soprattutto dopo i 150-160. No, e siamo, ricordo, con la 180. Da notare, penso Stefano, che ogni marcia che mette la macchina ti spinge subito in avanti, infatti poi facilmente si riprende, anche qua siamo in quarta marcia. Tranquillamente c'è una bellissima coppia. Siamo di nuovo a 2.30 ma nel giro di poco tempo. Quindi, però la coppia è molto distribuita bene. No, l'erogazione lineare 500 cavalli che non sgommano, ricordo. Non sono quelle preparazioni che hanno molto turbo lag, devo dire. No, infatti. Però il TSI di terza generazione è un motore nato per essere subito pronto, coppia subito, costante fino al limitatore. Infatti la casa madre Audi Performance Racing, o meglio APR, ha cercato di lavorare meglio proprio sul fatto dell'erogazione, di mantenere appunto la linearità dell'MQB di nuovissima generazione. E poi io macchine ne ho avute, e devo dire che anche
se hanno molta forza o molti più cavalli, notavo che poi in alto purtroppo scendevano, sì, non tenevano. no, questa qui... E anche la coppia. Io invece trovo molta linearità in questa macchina. Ed è un motore nato per avere tutto ai medi, non giusto? No, infatti, pronta sotto ma medi soprattutto, sì. E poi dopo in alto fino a 7200 giri, ma oggi abbiamo fatto anche 7.3 limitatore che cambia la marcia, in questo caso in automatico, perché devo precisare che se invece dovessimo cambiare in manual la macchina può fare anche 7600 giri, però siamo fuori range di efficienza del turbo. Quindi lascio cambiare lei in automatico come APR deciso sulla mappa cambio. Ora torneremo al punto di partenza che è stato il punto dove abbiamo spiegato tutti i dettagli dell'autovettura, trarremo le conclusioni. Grazie Giuseppe, complimenti ancora, l'autovettura è stupenda proprio. Ti ringrazio, grazie, mi fa piacere aver avuto questa opportunità di presentartela, perché ci tenevo tanto al progetto e anche a far vedere insomma quello che siamo riusciti a fare dopo questo periodo di lavorazione. Eccoci qui, arrivati al punto di partenza. Sono in compagnia ovviamente con Giuseppe, il proprietario dell'autovettura, con Luciano che è il proprietario dell'officina NTS Dealer APR Sud Italia in provincia di Caserta, e Francesco, rappresentante che ha curato tutta la grafica dell'auto. Allora Luciano, dimmi cosa per te significa APR. Che dire, APR praticamente prestazioni e affidabilità al 100%. Un marchio americano che garantisce proprio questo. Quindi abbiamo proprio un sinonimo di potenza, affidabilità e giustamente prestazioni al top. Il progetto l'abbiamo fatto insieme, questa è la cosa importante. Un amico di Giuseppe. Lui è Francesco, che comunque ci supporta moralmente e anche fisicamente. Condividiamo la passione per i motori da più di 20 anni. Sì. Abbiamo incominciato per gioco e oggi ci troviamo qui col mitico Stefano GT. Non vuole che dico mitico, ma per me è mitico. Sì. Va bene, grazie Luciano. Comunque mi raccomando, avete visto il video, voglio tantissimi like, tantissime condivisioni, mi raccomando iscrivetevi al canale e se il video vi è piaciuto commentate con le vostre opinioni riguardo a questa bellissima autovettura Seat Leon Cupra con preparazione APR Stage 3 curato dall'officina NTS di Luciano Nunez a Caserta. Un saluto da Stefano GT e ci vediamo al prossimo video. Grazie, buona giornata.